Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Le emozioni. Se dovessi parlarvi di emozioni in relazione alla mia materia, che è la musica, vi dovrei parlare dell'intera storia della musica, perché la musica è precisamente la traduzione in suoni della realtà, sia quella fenomenica che quella soprattutto emotiva. Quindi, no storia della musica perché non abbiamo tempo, sì una monografia e poi capirete perché. Vorrei però cominciare facendovi fare un esercizio creativo, un esercizio di immaginazione. Vorrei che voi vi trasformaste tutti in registi cinematografici. Ascolteremo circa un minuto di un brano musicale abbastanza celebre e voi dovete immaginarvi qual è la scena di cui questo brano è colonna sonora. Quindi immaginatevi se c'è il sole, se piove, se è nuvolo, se c'è tanta gente, cosa fa questa gente, rissa, parla, amoreggia, c'è vento, c'è acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Potete immaginarvelo oppure anche prendervi qualche appunto. Partiamo con la musica. Grazie. Grazie. Un applauso. Il compositore di questo brano incredibile si chiama Erik Satie. Erik Satie nasce nel 1866 a Honfleur, va a Parigi, si iscrive al conservatorio, lo bocciano, lo cacciano perché gli dicono che non aveva talento. Torna a Honfleur e si mette a guadagnare, si guadagna la vita facendo quello che ai giorni nostri noi potremmo chiamare piano bar, cioè suonava il corrispondente di Margherita, di Cocciante di allora. Honfleur è un paesino della Normandia contro cui io mi sono scontrato in uno dei miei viaggi e non ricordando che fosse il paese natale di Erik Satie mi trovai invece a scoprire che a Honfleur non solo c'era la casa natale di Erik Satie, ma che la casa natale di Erik Satie era anche un museo. Ho visitato questo museo e ho acquisito tutta una serie di aneddoti della vita di Erik Satie e la cosa fantastica è che tutti gli aneddoti che descrivono la vita di Erik Satie e lo sguardo sul mondo di Erik Satie lo si trova paro nella sua musica, si ritrova tutto esattamente nella sua musica, sia appunto il suo sguardo sul mondo, sia tutto il suo mondo emotivo. Lui viveva in un bilocale che chiamava l'Armadio, ma di questo bilocale lui viveva solo in una stanza, l'altra stanza era sempre chiusa. Quando morì, aprirono questa stanza e nella stanza c'era una collezione di ombrelli. Lui aveva un amore ossessivo nei confronti degli ombrelli. In realtà tutta la sua vita in realtà è cosparsa di amori e ossessioni che si ritrova nella sua musica.
aveva un amore ossessivo nei confronti degli ombrelli, tale per cui quando usciva e pioveva, e a Honfleur pioveva spesso, lui nascondeva l'ombrello sotto il soprabito perché aveva paura che si bagnasse l'ombrello. In casa aveva pochissimo oggetti d'arredamento, la sua musica, lui la chiama musica d'arredamento, pochissimi oggetti, e lui pensava che non c'era nessuna differenza fra la musica che lui componeva e la musica che viene fuori dagli oggetti di uso quotidiano, una forchetta che cade, una matita che cade, la sedia che striscia, il canto degli uccelli, eccetera, eccetera. Tutto è musica, tant'è vero che questo malato di mente comincia per la prima volta nella storia della musica a infilare oggetti di uso quotidiano dentro il pianoforte per farli suonare questi oggetti insieme al pianoforte. Da quel giorno tutti quelli che applicano quella tecnica, perché poi divenne una tecnica di moda, da quel momento in avanti si parla di pianoforte preparato. Preparava il pianoforte. Un'altra cosa fantastica che ho scoperto in questa casa museo e che non conoscevo, pur conoscendo, avendo studiato a scuola Erik Satie, è questa sua ossessione, ancora una volta, per il tentativo di scoprire quanto pesavano in chili le note. Verso la fine della sua vita, lui pensa di aver individuato il peso del fa diesis e del si bemolle. Ma al di là di questa follia, la cosa fantastica è che se le note hanno un peso, una gravità, allora diventano importanti. E se sono importanti e hanno un peso, allora bisogna usarne poche. E infatti Erik Satie è il precursore della musica minimale, la musica ambient, cosiddetta ambient. Ricordiamo la melodia. Plan, 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 plan. Ognuna di queste note, che sono pochissime ma con un rimando emotivo pazzesco, sono come una grossa goccia d'acqua che cade. Bene, quindi poche note e un grande compositore che venne dopo di lui, che considerava Erik Satie un genio, tal John Cage, prese questo concetto di portare al minimo le note e lo radicalizzò talmente tanto che fece una composizione di 4 minuti e 33 secondi di silenzio, che è una forma di musica. Un'altra caratteristica della musica di Erik Satie è l'andamento circolatorio, circolare e quasi immobile della sua musica. Ripetizioni, anche quelle ossessive, lente e ossessive. Vi do 3 esempi di questa attitudine. La prima si intitola Vessation. È una composizione di Vessation, che vuol dire vessazioni. È una melodia lineare senza divisioni in battute. Erik Satie non eseguì mai quella composizione, ma aveva indicato questa cosa. Queste note bisogna ripeterle 840 volte. La prima volta che fu eseguita quella composizione dal vivo la fece eseguire appunto John Cage, e la prima esecuzione mondo di questa composizione dura poco più di 16 ore. Quando finì la prima esecuzione, nel pubblico era rimasto un solo spettatore, che però, comprendendo in pieno il significato provocatorio della cosa, chiese il bis. Secondo episodio, ancora più radicale, una composizione che si intitola Le tango perpétuel, vuol dire il tango perpetuo. Ancora una volta, circolarità immobile,
a, come dire, conferma del fatto che ci fosse una congruenza perfetta con la vita di tutti i giorni di questo artista pazzesco, Erik Satie, fra le varie follie, oltre a quello degli ombrelli, aveva quello di automandarsi delle lettere per autoinvitarsi a degli appuntamenti. Lui inviava la lettera, gli arrivava e diceva: signor Satie, ci vediamo all'appuntamento, ed era esso stesso. Quindi anche la sua vita era circolare e ossessiva. Les tango perpetuels, andamento circolare del tempo e rottura della sacralità dell'artista. Dall'altra parte c'erano i tedeschi, il romanticismo tedesco, Wagner, eroico, pomposo, epico, lungo, pesante, tetro, eccetera, eccetera. E lui invece questa cosa qua, questa sacralità dell'artista la vuole rompere. Tango perpetuel, quell'altro era 840 volte, questo è, c'era scritto, all'infinito. E sotto una nota che diceva: la composizione deve finire nel momento in cui qualcuno dal pubblico si alza e, rompendo appunto la sacralità della distanza con l'artista, grida: basta, cazzo! Chiaro, solo in quel momento si doveva interrompere l'esecuzione delle tango perpetuel. Tutte cose che vi invito ad andare ad ascoltare. Parlare di musica è sempre una cosa complicata perché bisogna ascoltarla, la musica. Okay? Quindi andate a casa e ascoltate Vessation e Le Tango Perpetuel. Molto interessante. Terza ed ultima, gli viene commissionato la scrittura della musica di un balletto, titolo Parade. E anche questo la critica dice: ma porcaccia miseria, non succede niente in questo. E infatti la trama era artisti circensi che fuori dal circo fanno numeri da circo per invitare il pubblico a entrare, ma il pubblico non entra perché tanto lo spettacolo lo sta già vedendo in quel momento. Fine, non succede più niente. Scene e costumi di Pablo Picasso. Niente po' di meno che. Un altro po' di aneddoti sparsi qua e là. Satie sosteneva che la musica è un'arte minore, non fosse altro perché esistono i sordi. Tutte sue dichiarazioni. Erik Satie viene buttato fuori dal conservatorio, gli dicono: non hai talento, gli dicono: le tue composizioni non hanno una forma. Per forma si intende, traducendolo per un linguaggio comprensibile a tutti, in una canzone c'è strofa, strofa, ritornello, bridge, strofa, ritornello. Ecco, quella è la forma, costituisce la forma di una composizione. Gli dicono: la tua musica non ha forma. E lui risolve il problema facendo 3 composizioni e intitolandole 3 composizioni a forma di pera. E quindi aveva risolto in questa maniera brillante il problema della forma che deve avere una composizione. Fra gli aneddoti che accompagnano la vita di un artista e di un essere umano non può mancare, come dire, la nota rosa. Si ha notizia di una sola relazione sentimentale di Erik Satie con tal Suzanne Valadon, una artista a 360 gradi, era artista circense, modella e pittrice, rimasta famosa perché fu la prima a dipingere un nudo maschile, che però non era quello di Erik Satie. La relazione con questa donna non si capisce bene, è bizzarra, è strana. Potremmo dire, avete presente quelle relazioni in cui io sono fidanzato ma lei non lo sa? Ecco, una cosa simile. Siamo verso la fine, vi direi di riportare alla memoria quello che avete immaginato come scena sotto.
se ve lo siete scritto ve lo siete immaginato, e chiudiamo in questa maniera. Dalla finestra del bilocale museo, ora museo, di Éric Satie, si vedeva uno scorcio di Honfleur. Honfleur era un piccolo paese di pescatori, quindi acqua, quasi perennemente coperto da nuvole, quasi perennemente con una pioggerellina leggera, vento, pochissime persone, alberi, betulle leggermente piegate dal vento, e a coprire tutto come una spruzzata di zucchero a velo, una sensazione generale di malinconia, che nella definizione che io amo di più di questo sentimento è la felicità di essere tristi. Grazie.